Si salva effettuato il 26 novembre, vedete l'aggiornamento al Samsung S21 Plus ad Android 12, vedete la versione è la One UI 4.0 e le novità sono in particolare qui nei widget. Vedete, se vado ad aggiungere con il pulsante acquisti, vedete abbiamo l'accesso al microfono e l'accesso alla fotocamera, questo è per applicazioni, per togliere o meno l'accesso. E poi in alto a destra vedrete praticamente, così come succede in Apple, il pallino verde, qui vi dice se un'applicazione sta usando la fotocamera o il microfono. Un'altra novità è quella dei widget. Abbiamo qui, vedete, sfondi, qui tavolozza dei colori e qui potete vedere, andare a cambiare, vedete, i colori dei widget, comunque dei pulsanti. Poi abbiamo poi abbiamo i temi, vabbè, qui si va in Samsung Galaxy Themes e poi abbiamo i widget, vedete qui sono praticamente elencati a seconda delle applicazioni, non li troviamo più sparsi, quindi potete scegliere qui i widget di Amazon Alexa, i widget per esempio di Blue Mail, quindi dell'applicazione Mail, i widget quindi delle altre applicazioni che avete installato sul telefono. Poi abbiamo impostazioni, qui praticamente abbiamo una novità anche per esempio la pagina vedete iniziale che prima non si poteva ruotare, ora invece vedete ruotando ed è possibile metterla anche in orizzontale. Sul lato sinistro è rimasto sempre Google, vedete le varie notizie, le applicazioni, anche qui si entra in questa maniera qui. Le notifiche sono state cambiate, cioè in questo caso più piccole rispetto alla versione precedente. È possibile quindi impostare anche il ritardo della notifica, quindi con per esempio ci sono quindi i vari preimpostati, quindi la notifica vi viene nuovamente rimostrata dopo l'intervallo di tempo che è uscito, per esempio un'ora, 2 ore. Altre novità, se vado nelle impostazioni, però in quanto riguarda Android Auto non è cambiato nulla. Qui vediamo sempre le stesse cose, anche connessioni, suoni e vibrazioni, stesse cose, notifiche, e qui potete scegliere le notifiche, lo schermo, anche qui non c'è niente di nuovo, temi, la stessa schermata home, qui è quella che potete raggiungere anche direttamente dallo schermo tenendo premuto. Qui c'è praticamente la privacy, vedete, qui vi dice tutte le autorizzazioni, vedete, vi dice rubrica, vedete, utilizzata 12 applicazioni, tutte le autorizzazioni che hanno l'accesso alla rubrica, tutte le applicazioni. La stessa cosa, vedete, telefono, vi dice, vedete che l'applicazione 2, call recorder, segreteria visiva Iliad, in questo caso Iliad, la stessa cosa, sms, attività fisica, vedete, microfono, vi dice tutte applicazioni che qui potete andare a gestire le autorizzazioni e qui vedete ci sono i due widget, vedete qui, se andate a togliete l'accesso per tenere le applicazioni, utilizzare la fotocamera si dispone di autorizzazioni appropriate, stessa cosa per il microfono. Funzioni avanzate, qui abbiamo sempre collegamento a Windows, abbiamo Android Auto, vedete che non è cambiato nulla. Diciamo che è più un aggiornamento grafico più che dal punto di vista delle funzionalità. Le applicazioni, c'è applicazione, poi c'è accessibilità, aggiornamenti, software
e qui c'è l'opzione sviluppatore che ho attivato io, vedete potrei anche disattivarlo. Vi dice praticamente ci sono tutte alcune applicazioni, alcune quindi funzioni che non sono presenti nelle impostazioni, vedete rimane attivo, potete attivarlo, lo schermo non va mai in stand by ed è sotto carica, lo sblocco vedete il bootloader, l'aggiornamento automatico vedete c'è il sistema, applica aggiornamento automatico alla via dello smartphone, vedete qui c'è il debug USB quando andate a collegare le chiavette, il debug wireless in caso di connessione wifi, c'è vedi, registri debug dettagliati di Samsung per i processi Samsung, modifiche driver di grafica, mostrare la frequenza di aggiornamento dello schermo, vedi, tutte quindi le applicazioni vedete, per il wifi, l'accelerazione hardware, vedete per il se è disponibile, per il tethering, poi c'è la versione Bluetooth 1.5, mostrare i tocchi, vi mostro prendere diciamo, un segno ogni volta che toccate lo schermo, la posizione del puntatore, limita processi in background, forza modella desktop, vedete, ci sono un sacco di funzionalità. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.